Amici cari, bentornati nel salotto più riservato di YouTube, bentornati su Dentro le serie turche. Siete pronti a zittire il frastuono di fuori e ad ascoltare una storia fatta di gusto, mistero e sentimento puro? Oggi non parleremo di pettegolezzi di corridoio, ma di un gesto che profuma di arte e sa di promessa silenziosa. Prima di svelare questo segreto che coinvolge due dei volti più amati della Turchia, diteci quanto ci tenete. Lasciate un like se credete nei gesti romantici, iscrivetevi per non perdere nessun aggiornamento e, se volete sostenerci attivamente e scoprire contenuti extra, cliccate sul tasto Join. Il vostro supporto è la nostra ispirazione. Mettetevi comodi, la storia di oggi farà accelerare il vostro cuore. Nel firmamento affollato dello showbiz turco, dove i riflettori spesso abbagliano e confondono, ci sono stelle che brillano con luce diversa, più intima, più profonda. Parliamo di Gökberk Demirci e Özge Yağız, due nomi che non hanno bisogno di presentazioni, e che oggi tornano al centro della scena per un motivo che supera le solite dinamiche di set o di copione. Immaginate un legame che non ha bisogno di parole urlate, ma si nutre di attenzioni raffinate. È proprio in questo contesto che esplode una notizia capace di far mormorare i salotti più discreti di Istanbul, un dono. Attenzione però! Non parliamo di un oggetto comprato di fretta in una boutique scintillante. Parliamo di qualcosa di più complesso, di un regalo che, si dice, Özge Yağız abbia commissionato personalmente non al mercato sotto casa, ma a un artista o artigiano straniero, avvolto nel mistero. Per capire la portata di questo gesto, bisogna guardare ai protagonisti. Gökberk Demirci non è solo un attore, è una figura che ha oltrepassato i confini nazionali. La sua popolarità ha viaggiato, arrivando in Europa, in America Latina, nel Medio Oriente. È un uomo che coniuga forza quieta e rara sensibilità. Dall'altra parte c'è Özge Yağız, celebre per il gusto impeccabile, per quell'eleganza innata che trapela in ogni scelta, dall'abbigliamento ai ruoli sullo schermo. Se Özge decide di donare qualcosa a un uomo come Gökberk, non può accontentarsi della banalità. Deve cercare un oggetto all'altezza della dimensione internazionale che lui rappresenta, ma capace anche di parlare in segreto, solo a loro due. Le voci che ci arrivano, filtrate attraverso la rete di contatti che dentro le serie turche coltiva con cura, parlano di una commissione precisa. Niente acquisto d'impulso, un progetto. Si sussurra che Özge abbia cercato a lungo, oltre i confini della Turchia, la persona giusta capace di dare forma alla sua visione. L'idea che il regalo arrivi da un paese straniero aggiunge un velo di fascino esotico e un'aura di esclusività assoluta. Perché spingersi così lontano? Forse perché ciò che Özge voleva esprimere non riusciva a tradursi nei materiali o negli stili abituali. Forse cercava un linguaggio artistico diverso, un accento nuovo per dire qualcosa di antico quanto l'affetto che li lega. Che cos'è dunque questo oggetto del desiderio? Sebbene le conferme ufficiali, come accade in storie d'élite, siano avvolte nel silenzio, le ipotesi più credibili guardano al mondo dell'arte. Immaginate un pezzo unico, un oggetto da collezione che non esiste da nessun'altra parte. Potrebbe essere una scultura dalle linee audaci, capace di catturare la luce in modo diverso a ogni ora del giorno, come le sfaccettature del carattere di Gökberk. Oppure una tela contemporanea, in cui i colori raccontano resilienza e passione. C'è chi sussurra che possa trattarsi di un capolavoro di alta manifattura, funzionale ma elevato a opera, un orologio meccanico assemblato a mano in un remoto villaggio svizzero, o una stilografica forgiata da un maestro giapponese, pensata per scrivere nuovi copioni di vita. E qui vi chiedo, spettatori, qual è, secondo voi, il dono perfetto per un uomo come Gökberk Demirci? Un oggetto che rappresenti il tempo, l'arte, oppure il viaggio? Scrivete le vostre idee nei commenti. Non vediamo l'ora di leggerle. La pista europea sembra la più calda. Le nostre fonti suggeriscono che Özge possa aver avviato contatti con botteghe nel cuore della vecchia Europa. Pensate all'Italia, con la sua tradizione millenaria in cui il design si sposa con la poesia. Una bottega fiorentina che lavora pelle o argento con tecniche tramandate potrebbe essere la culla di questo dono. O alla Francia, con le gallerie parigine che nascondono tesori di minimalismo chic,
perfetti per l'estetica pulita e moderna che entrambi sembrano amare. E non escludiamo la Spagna, terra di contrasti e passione, dove artisti contemporanei fondono metallo e anima in creazioni mozzafiato. L'origine straniera non è un dettaglio da poco, trasforma l'oggetto in un ponte culturale, un abbraccio che supera le distanze. Ma entriamo nel processo creativo, perché lì si annida il vero valore del dono. Non è questione di entrare in negozio e passare la carta. Commissionare un'opera a distanza richiede dedizione, tempo e pazienza. Possiamo immaginare Osge Yazzi in chiamate notturne, magari con l'aiuto di un interprete o affidandosi al suo inglese, a discutere minuzie con l'artista. Questo spigolo deve respirare, non ferire. Vorrei che un riflesso ricordasse l'oro del tramonto sul Bosforo. Deve raccontare forza, ma una forza che accoglie. Ogni richiesta è un frammento di cuore incastonato nell'oggetto. È un investimento emotivo enorme. È come dire a Gökberk: ho speso il mio tempo, non soltanto il denaro, pensando a te, costruendo qualcosa che fosse soltanto tuo. Nell'epoca dell'istantaneo, l'unicità è il vero lusso. E il significato nascosto? L'arte parla in codice. Un'opera su commissione può racchiudere rimandi che solo mittente e destinatario comprendono. Potrebbe alludere a un ruolo che Gökberk ha amato particolarmente, o a un momento difficile superato con la sua proverbiale tenacia. O forse a un sogno condiviso, a un luogo dove desiderano andare insieme, a un futuro che costruiscono mattone dopo mattone. Il dono diventa così un talismano, un oggetto carico di energia che protegge e ispira. Gökberk, uomo di poche parole ma di sentimenti profondi, saprà leggere tra le pieghe di quella materia plasmata per lui. Un aspetto affascinante di questa storia è l'assoluta assenza dell'oggetto sui social. Viviamo nel tempo dell'unboxing compulsivo, in cui ogni caffè, ogni mazzo di fiori, ogni acquisto viene condiviso. Eppure, di questo dono straniero non esiste traccia. Nessuna storia su Instagram, nessun post di ringraziamento. Perché? La risposta, amici di dentro le serie turche, sta nella natura del legame e del regalo. Ci sono cose troppo preziose per essere gettate in pasto all'algoritmo. La riservatezza di Gökberk è proverbiale, difende la sua sfera privata come un tempio. Se questo dono è davvero così significativo, è probabile che lo abbia collocato in un angolo di casa dove solo i suoi occhi arrivano, lontano dalle fotocamere. È una conversazione tra due persone, non uno spettacolo per il pubblico. E paradossalmente, questo segreto rende tutto ancora più magnetico. Ora immaginate il momento della consegna. Non sotto i riflettori, non a una festa affollata. Ma in un istante quieto, magari dopo una lunga giornata sul set, quando il trucco scivola via e restano solo le persone. Osge che porge un pacco che ha viaggiato migliaia di chilometri. Gökberk che lo apre, scoprendo non soltanto un oggetto, ma il racconto del suo viaggio e la sua genesi. Il silenzio che segue, quel tipo di silenzio pieno di gratitudine che vale più di 1000 grazie. È in questi momenti invisibili che i legami si forgiano davvero. Le speculazioni, ovviamente, abbondano. C'è chi sostiene che l'artista possa essere un nome emergente della scena contemporanea, qualcuno che Osge avrebbe scoperto durante ricerche online, innamorandosi della sua visione. Altri giurano che il dono sia arrivato in una cassa di legno grezzo, con timbri doganali e sigilli in cera lacca, a dare un sapore antico all'esperienza. E qualcuno, sognando più in grande, ipotizza che questo regalo sia solo il primo passo di un progetto comune, magari verso una convivenza o una collaborazione professionale internazionale. Ma per ora restiamo con i piedi per terra, ammirando la bellezza del gesto. Se ci pensate, questo dono è la metafora perfetta della loro crescita come figure pubbliche e come persone. Entrambi maturano, esplorano, cercano orizzonti nuovi. Guardare all'estero, scovare l'eccellenza ovunque essa sia, rivela una mentalità aperta e cosmopolita. Osge non si ferma all'abituale, osa cercare il meglio. E Gökberk è l'uomo che merita questa ricerca, capace di accogliere con consapevolezza. Non possiamo neppure ignorare l'effetto che una notizia del genere ha sui fan.
Sapere che i nostri beniamini compiono gesti così intensi ci fa sognare con loro. Non sono solo volti belli sullo schermo. Sono anime complesse, capaci di amare e di esprimere quell'amore con raffinatezza. Questo rafforza il legame tra loro e il pubblico, perché ci consente di proiettare i nostri desideri in una storia che sembra possibile. A questo punto, vi ricordiamo quanto sia importante il vostro sostegno. Se apprezzate il modo in cui dentro le serie turche scava nelle emozioni e nei dettagli, valutate l'idea di unirvi al canale con il tasto Join. Per voi è un piccolo gesto, per noi significa continuare a dedicarci a storie come questa. E attivate la campanella, non vorrete perdervi il giorno in cui, magari, quel misterioso dono comparirà sfocato sullo sfondo di una storia Instagram, vero? Noi saremo qui, pronti a ingrandire ogni pixel. Torniamo a immaginare l'oggetto nella casa di Gökberk. Forse è un pezzo di design che dialoga con l'arredo classico, un punto focale che cattura lo sguardo. Oppure qualcosa di piccolo, da tenere sulla scrivania o sul comodino, un promemoria costante della presenza di Özge nella sua vita, anche quando il lavoro li porta lontano. Il bello di un dono su commissione è che trattiene l'energia di chi lo ha immaginato. Ogni volta che Gökberk poserà gli occhi su quell'opera, non vedrà solo metallo, tela o pietra, vedrà lo sguardo di Özge, la sua attenzione, la sua dedizione. In chiusura, questa storia ci insegna che il vero lusso non è il prezzo, ma il pensiero. In un mondo che corre, fermarsi a creare qualcosa di unico per un'altra persona è l'atto più rivoluzionario. Özge Yaz si conferma donna di sostanza, e Gökberk Demirci un uomo che ispira una devozione così intensa. Che sia una scultura italiana, un dipinto francese o un manufatto spagnolo, quel dono ormai è parte della loro trama, un capitolo segreto scritto in una lingua che conoscono soltanto loro. Siamo giunti alla fine di questo viaggio tra arte, amore e misteri internazionali. Speriamo che vi abbia ispirato e che vi abbia mostrato i vostri attori preferiti sotto una luce più umana e incredibilmente romantica. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Commentate, quale regalo avreste scelto per Gökberk se foste stati nei panni di Özge? La vostra creatività ci sorprende sempre. Condividete questo video con tutti i fan che conoscete, perché le belle storie meritano di viaggiare lontano, proprio come quel dono misterioso. Grazie per averci seguito e per la vostra fedeltà dentro le serie turche. Ricordatevi di iscrivervi se volete sostenere le nostre ricerche. Un grande abbraccio e appuntamento al prossimo video, quando sveleremo nuovi segreti nascosti tra le stelle.